Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa bellissima piastrella, molto semplice da eseguire, parte con un cerchio, poi dopodiché andremo a fare degli archetti, poi continueremo sempre in tondo, faremo degli archetti e la facciamo diventare quadrata. È una piastrella semplicissima, bella sia in più colori e bella anche in tinta unita, che la trovo davvero tanto adatta per i capi di mezza stagione, quindi giacche, cardigan, coprispalle, spolverini, insomma chi più ne ha più ne metta. Non escludo comunque le copertine, i cuscini e tutte quelle cose di arredo che a questa piastrella si possa prestare. Inoltre ho deciso di realizzare la chiusura invisibile, infatti la chiusura è qui, se vedete non si vede assolutamente niente. In questo modo, quando andremo ad unire le piastrelle, ci troveremo giusti coi punti senza cercare di capire dove abbiamo chiuso il giro. Detto questo, vi lascio la spiegazione della piastrella. Inizio la piastrella con un anello magico, quindi faccio girare il filo intorno alle dita, entro e prendo il filo. Salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto. Dopodiché ne vado a fare altri 15 per un totale di 16 comprese le 3 catenelle iniziali. Finiti i miei 16 punti alti vado a tirare la codina dell'anello magico e lo stringo. Dopodiché vado a chiudere con un punto bassissimo sulla terza catenella partendo dal basso di quelle di inizio giro. Dopo aver fatto questi 16 punti alti andrò a fare un aumento per ogni punto utile, quindi salgo con 3 catenelle, saranno il mio primo punto alto, entro nello stesso punto di base e faccio un punto alto, dopodiché entro nel punto successivo, faccio 2 punti alti nello stesso punto di base, entro nel punto che viene dopo, faccio 2 punti alti nello stesso punto e andremo a lavorare così, 2 punti per ogni punto utile del giro che abbiamo effettuato in precedenza. Alla fine di questo giro dovremo avere 32 punti alti. Realizzati i miei 32 punti alti, vado a chiudere con un punto bassissimo il giro. Dopodiché eseguo una catenella che saranno il nostro primo punto basso, dopodiché ne faccio 3 aggiuntive. Salto un punto di base, entro in quello successivo e faccio un punto basso. Aggiungo 3 catenelle, salto un punto di base, entro in quello successivo e faccio un punto basso. 3 catenelle di separazione, salto sempre il mio punto di base, entro in quello dopo e faccio un punto basso. 3 catenelle, salto un punto e faccio un punto basso. Tutto il giro andrà fatto in questa maniera: 3 catenelle, si salta il punto di base, punto basso, fino ad arrivare alla fine del giro. Una volta fatte le ultime 3 catenelle vado a chiudermi con un punto bassissimo nella prima catenella che va in sostituzione del primo punto basso di questo giro. Dopodiché faccio una catenella aggiuntiva, taglio il filo. Una cosa che non ho detto, dovremmo avere un totale di 16 archetti e vado a cambiare il filo con questo color glicine. Entro nel primo archetto uno a caso, faccio un punto basso, 2 catenelle saranno il mio primo punto alto, dopodiché vado a lavorare altri 2 punti alti per un totale di 3. Nel frattempo lavoro anche la codina, la tengo parallela così almeno non devo nasconderla dopo. Fatti i miei 3 punti alti mi sposto nell'archetto successivo e faccio 3 punti alti. Dopodiché entro nell'archetto dopo e faccio 3 punti alti. Tutto il lavoro che dovremo fare è questo: andremo a lavorare 3 punti alti per ogni archetto utile. Ci vediamo quando abbiamo riempito tutti gli archetti.
Terminato il giro vado a chiudere sempre con un punto bassissimo, dopodiché salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, prendo il filo, entro nel punto alto successivo, faccio un punto alto. Lavoreremo questo giro punto su punto, quindi se abbiamo lavorato 3 punti alti per ogni archetto utile e gli archetti in totale sono 16, dobbiamo avere 48 punti alti. In questo giro, lavorando punto su punto, dovremo avere 48 punti alti, quindi dovremo restare a 48 punti alti. Quindi vado a lavorare un punto alto per ogni punto disponibile del giro precedente. Ci vediamo a fine giro. E vado a chiudere il giro con un punto bassissimo. Se vedete che tende a incappucciarsi, non importa, dopo il lavoro si assesterà facendo i giri successivi. Quindi una volta chiuso il giro faccio una catenella che andrà in sostituzione del mio primo punto basso, 3 catenelle di separazione, salto un punto di base, entro in quello successivo e faccio un punto basso. Anche qui dovremo fare 3 catenelle e saltare un punto di base, entrare in quello successivo, fare un punto basso. Praticamente dovremo lavorare tutto il giro in questa maniera, come abbiamo lavorato questo giro, che è il giro numero 3, questo qua. Quindi vado avanti con 3 catenelle, salto un punto di base, entro in quello dopo punto basso e tutto il giro lo andrò a lavorare in questa maniera. Finito questo giro dovremmo avere in tutto 24 archetti che vado a chiudere con un punto bassissimo. Aggiungo una catenella di sicurezza, taglio il filo, ora prendo l'altro colore, faccio un nodino d'inizio, entro in un archetto qualsiasi e lavoro un punto basso. Rientro nello stesso archetto di base, lavoro un punto basso. Entro nell'archetto successivo e lavoro 2 punti bassi nello stesso archetto di base. Entro nell'archetto dopo e faccio 2 punti bassi per un totale di 6 punti bassi in 3 archetti. Dopodiché prendo il filo, mi sposto nell'archetto successivo e faccio 3 punti alti. Fatti 3 punti alti, prendo 2 volte il filo, entro nell'archetto successivo, faccio 2 punti alti doppi o 2 punti altissimi. Due catenelle di separazione, prendo 3 volte il filo e faccio un triplo punto alto. Dopodiché facciamo altre 2 catenelle di separazione. Prendo 2 volte il filo e vado a rifare le 2 maglie alte doppie. E abbiamo fatto il nostro angolo. Dopodiché entro nell'archetto successivo e vado a fare i 3 punti alti. Mi sposto nell'archetto che viene dopo, vado a fare 2 punti bassi nello stesso archetto di base. Entro in quello successivo, faccio 2 punti bassi. Entro in quello dopo ancora e faccio 2 punti bassi. Dopodiché entro nell'archetto successivo e faccio 2 punti altissimi. Due catenelle di separazione,
faccio un triplo punto alto, quindi 3 volte il filo sull'uncinetto, entro nello stesso archetto di base, pesco il filo, dopodiché scarico le mie asoline a 2 a 2. 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro nello stesso archetto e vado a fare i 2 punti altissimi. Dopodiché mi sposto nell'archetto successivo e vado a fare il mio gruppo di 3 punti alti. Fatti 3 punti alti, mi sposto nell'archetto che viene dopo, faccio 2 punti bassi, vado in quello successivo, faccio 2 punti bassi, vado in quello dopo, faccio 2 punti bassi, così abbiamo ottenuto i nostri 6 punti bassi. Dopodiché riprendo la sequenza dell'angolo, finita la sequenza dell'angolo vado a fare i miei 6 punti bassi e vado a finire l'ultimo angolo. Ci vediamo quando ho finito il giro. Finito anche l'ultimo gruppo di 3 punti alti del quarto angolo, andiamo a chiuderci con un punto bassissimo. Dopodiché saliamo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto e vado a lavorare a punti alti punto su punto finché non arrivo alle catenelle. Quindi ogni punto che incontriamo lavoriamo un punto alto. Arrivata alle prime 2 catenelle faccio 2 punti alti, aggiungo 3 catenelle di separazione, mi sposto nell'archetto successivo di 2 catenelle e faccio 2 punti alti. Dopodiché riprendo a lavorare punto su punto finché arrivo al prossimo archetto di 2 catenelle. Quindi lavoreremo un punto alto su ogni punto che incontriamo del giro precedente. Ho terminato il mio lato, sono arrivata all'angolo, quindi all'angolo ho 2 catenelle, entro, faccio 2 punti alti, aggiungo 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo e faccio 2 punti alti. Dopodiché vado a lavorare tutto il lato a punti alti, vado a fare l'angolo, quindi 2 punti alti nelle 2 catenelle, 3 catenelle di separazione, 2 punti alti nell'archetto successivo. Ripeto il lato, ripeto l'angolo e poi dopo andiamo a terminare il giro. Ci vediamo quando ho finito il giro. Sono arrivata alla fine della piastrella. Ora andrò a fare la chiusura invisibile. Quindi sono in questa situazione, non vado a chiudere il giro e non vado a fare catenelle aggiuntive di sicurezza. Taglio semplicemente un pezzo di filo, lo estraggo, vado a prendere l'ago ed entro qui non nella catenella ma nel primo punto utile. Vado a prendere il punto tutto intero, quindi dobbiamo avere tutte e 2 le costine del punto sul lago, lo tiro in questa maniera, dopodiché entro in questo punto, tiro il filo da questa parte che non mi dà fastidio, entro in questo punto, nell'ultimo punto utile, vado a prendere le 2 asoline dietro del punto alto ed ecco fatta la chiusura invisibile, non si vede niente. Dopodiché tendo in maniera che questo punto sia
più o meno regolare rispetto agli altri. Vado giù, faccio un punto asola in modo che non si muova più il lavoro, dopodiché vado a nascondere il filo tra i punti, e qui si nasconde facilmente perché sono tutti punti alti. E taglio il filo. Adesso vado a chiudere l'anello magico, quindi entro in tutti i punti, faccio magari 2 o 3 giri, poi fermo il lavoro con un paio di punti asola, perché l'anello magico c'è il rischio che si apre, quindi dobbiamo fermarlo bene. Fate punti asola, ora vado, non fate come me, lasciate il filo un pochino più lungo quando fate l'anello magico, perché sennò poi diventa più complicato, continua a uscire dal lago, non mi ricordo mai di lasciarlo più lungo. E però ce l'ho fatta. Ed ecco finita la nostra piastrella. È veramente davvero semplice da eseguire, si può eseguire in tinta unita, colorata, può essere anche un modo per poter riciclare filati che abbiamo in giro, che non bastano per un capo completo, però magari messi insieme si riesce ad ottenere anche interi capi, tipo cardigan, maglie, o se proprio ne abbiamo poco, anche dei bordi di cardigan, di maglie, giacche, spolverini. E essendo una piastrella piuttosto piena, può davvero essere usata per capispalla di mezza stagione. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, ad attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.